Sono le 8:15 di mattina del 6 agosto 1945. Alle ultime battute di quella che è stata una delle guerre più crudeli e sanguinolente della storia, l'America decide di usare il suo asso nella manica e in questo fausto giorno la bomba atomica conosciuta come Little Boy viene lanciata ed esplode sopra Hiroshima, uccidendo migliaia di anime. Il Giappone non sarà più lo stesso. Sono Virtual ed ecco il mondo di oggi. Il periodo poco prima del bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki è conosciuto come uno dei più cruenti della seconda guerra mondiale. I giapponesi, nonostante l'inferiorità numerica, continuano a non volersi arrendere agli alleati, arrivando persino a mandare i propri piloti di jet a schiantarsi sulle loro portaerei o a sacrificare interi villaggi in cui donne e bambini si tolgono la vita pur di non affrontare l'umiliazione della resa. Il Giappone, come tutti sappiamo, è sempre stato un paese ossessionato dal senso dell'onore e dalla determinazione senza confini, al punto di preferire la morte alla vergogna o all'umiliazione in passato. Tutto questo però ricevette uno scossone dopo i bombardamenti nucleari da parte dell'America, che dopo uno scontro che stava decimando migliaia di soldati su tutti e due i fronti, decide di forzare la mano e usare quell'arma che ancora oggi è frutto di animate discussioni e di paura da parte di tutti gli abitanti del pianeta. Che sia stata una mossa giusta o no, non spetta a me dirlo. I fatti dicono semplicemente che quella tragedia cambiò il Giappone per sempre, forzandolo ad ammettere la resa. Questa memoria, nonostante gli anni passati, è ancora vivida e presente nella mente dei giapponesi di oggi, dove l'immagine di quel fungo di fiamme e fumi tossici è il sinonimo di paura e disperazione. E in tempi più vicini al fatto, questo evento ha influenzato i media dell'intero paese: fumetti, libri, cartoni e film. Un film in particolare è considerato essere frutto della diretta influenza di quei bombardamenti, un film che ha poi fatto nascere una lunga serie di lungometraggi che arriva fino ai giorni nostri, dove un'enorme creatura fa da incarnazione di tutto il potere distruttivo di quell'arma maledetta. Nel 1954, appena 9 anni dopo la tragedia, è nato il mostro noto a noi come Godzilla. Conosciuto in Giappone come Gojira, un gioco di parole tra gorilla e balena in giapponese, Gorira e Kujira, l'enorme sauro atomico è forse una delle icone orientali più conosciute al di fuori del suo paese d'origine, che ha dato inizio al genere dei film di kaiju, ovvero mostri giganti, che sembrano essere tornati recentemente in voga grazie anche a film come Pacific Rim e l'ultimo film di questa stessa serie. Iniziato come simbolo del terrore e della distruzione portata dalla bomba atomica, il lucertolone ha poi avuto una grande miriade di seguiti, molti di cui hanno creato un gran numero di rivali e alleati per l'enorme creatura, tra cui Mothra, King Ghidorah e Biollante. E in futuro vorrei parlarvi di tutti questi lungometraggi insieme ai loro alti e bassi. E che bassi! Ma penso sia giusto iniziare dal principio, e cioè da quel che ancora oggi è il film di Godzilla più famoso, il lungometraggio del 1954, di cui coprirò la versione originale in questo video. Attenzione, lo dico fin da adesso, farò spoiler a tappeto sulla trama, quindi per chi volesse gustarsi il video senza sapere assolutamente niente, vi consiglio di fermarvi qui, altrimenti se la cosa non vi dà fastidio, possiamo pure iniziare. Il film si apre con un peschereccio in mare aperto che viene presto abbattuto da una misteriosa esplosione di luce che uccide i suoi marinai appena dopo essere riusciti a mandare un SOS alla costa. Vengono mandate altre navi in ricerca, ma presto anche quest'ultime scompaiono misteriosamente e un naufrago sopravvissuto viene ritrovato sull'isola più vicina, vaneggiando di un enorme mostro che ha attaccato tutte le navi, mentre il mare sembra svuotarsi di tutto il pesce, fonte di cibo essenziale per il villaggio. Un vecchio dell'isola, a cui hanno fatto un lifting al contrario, accusa un'antica creatura chiamata Godzilla, che in passato terrorizzava l'isola e i suoi abitanti. E sinceramente trovo leggermente inquietante il modo ambiguo, quasi nostalgico, di spiegare i suoi vecchi tempi. Quelli sì che erano tempi, sacrificavamo giovani donne e poi tutti al campionato settimanale di lancio del bambino dalla scogliera.
Il villaggio viene successivamente colpito da una forte tempesta, che però sembra essere qualcosa di più visti gli ingenti danni portati al villaggio, con case che sembrano essere state schiacciate da un enorme peso più che abbattute dal vento e dalla pioggia, e la misteriosa scomparsa di parte del bestiame. Uno dei punti forti di questo film è il ritmo con cui Godzilla viene introdotto, in modo graduale ma costante, prima mostrando allo spettatore solo la confusione dei personaggi del film, che sentono solo testimonianze e voci infondate, poi facendo vedere la sua furia distruttiva, senza però mostrare le fattezze del mostro. Le prime vere apparizioni di Godzilla sono fugaci e portano ad una presenza dell'enorme creatura sempre più potente e devastante. E parlando di effetti speciali, il film usa degli effetti davvero all'avanguardia per i tempi, soprattutto per quanto riguarda l'uso di miniature per le scene di distruzione, dei piccoli modellini in scala in cui l'attore che impersona Godzilla può tranquillamente muoversi e distruggere tutto a piacimento. Le scene sono davvero ben costruite a livello di regia e le miniature in sé sono sorprendentemente dettagliate, tanto da avere un loro profondo fascino, nonostante oggi sia davvero facile capire la differenza tra i set reali e finti. È interessante notare che George Lucas è stato ispirato proprio dalle riproduzioni in miniatura di questo film per girare i combattimenti spaziali della prima trilogia di Star Wars. L'intera colonna sonora del film è stata curata da Akira Ifukube, uno dei più famosi compositori orchestrali giapponesi, ormai passato a miglior vita nel 2006. È stato lui a creare il famoso tema musicale di Godzilla, che trovo assolutamente memorabile, soprattutto per l'idea di potenza e pericolo che trasmette. Ifukube fu anche il genio che creò l'iconico ruggito del mostro. Dopo aver provato a mischiare diversi ruggiti e versi di animali senza alcun successo soddisfacente, il team degli effetti sonori si affidò al compositore, che risolse la situazione semplicemente passando un guanto di pelle sulle corde di un basso. Ma cominciamo a parlare dei protagonisti, o forse meglio sarebbe dire dei personaggi più importanti della trama, visto che la pellicola non fa uso di protagonisti nel tradizionale senso del termine. Secondo la struttura classica di un film, uno spettatore andrebbe a pensare che il protagonista sia Ogata, un giovane membro della Guardia Costiera mostrato all'inizio del film insieme alla sua ragazza Emiko. I due invece risultano presto essere personaggi di sfondo rispetto ad altri esempi del cast, tanto che non ci sono veri e propri protagonisti, ma personaggi che mostrano la propria importanza tramite le loro azioni, più che per il tempo trascorso su schermo. Primo tra tutti il dottor Serizawa, uno studioso orbo che appare per la prima volta mentre Emiko e suo padre, Yamane Kyohei, un paleontologo di fama nazionale, partono per una spedizione sull'isola. Comunque sono l'unico che trova il suo atteggiamento serioso in mezzo a così tanta gente che saluta felice alquanto comico. Sono un uomo tenebroso con una benda sull'occhio e gli occhiali da sole. Madonna, quanto sono figo! Sì, sì! Continua a salutarmi! Salutami senza che io risponda! Ciba la mia immensa tenebrosa remità! Arrivati sull'isola, Yamane e sua figlia hanno il loro primo vero avvistamento del mostro, che però si dilegua in mare. Yamane riporta la sua scoperta al governo, teorizzando come la creatura possa essere stata ingigantita dagli esperimenti nucleari nella zona. In questa scena, per fare riferimento all'epoca dei dinosauri, ai tempi fu menzionato il brontosauro, oggi conosciuto come una delle più grandi gaffe paleontologiche della storia, visto che il paleontologo che scoprì l'enorme sauropode, Othniel Charles Marsh, classificò erroneamente i resti come una nuova specie, mentre invece questi ultimi appartenevano ad un esemplare più anziano di una specie già classificata dallo stesso Marsh, che portava il nome di Apatosauro. Questo giusto per darvi qualche curiosità paleontologica, essendo stato grande fan di dinosauri da piccolo, ma anche per far realizzare agli ex piccoli fan del brontosauro che la loro infanzia è stata una menzogna. Un punteggio per le fan del dinosauro! Da questo momento, dopo un litigio sulla decisione di divulgare o no il pericolo di Godzilla, la notizia viene diffusa e ho trovato molto interessante una piccola ma significativa scena in treno, con dei cittadini che discutono del pericolo scherzandoci sopra, ma senza sottovalutare il problema, tanto che parlano di trovare al più presto un rifugio come in guerra, chiaro segnale di un paese che porta ancora delle grandi ferite che cerca di coprire come meglio può. È una scena che a prima vista potrebbe risultare inutile, ma che invece va a rafforzare quelle più avanti del film dopo l'inevitabile attacco del mostro. Il governo non resta con le mani in mano e ordina un bombardamento di profondità che naturalmente non funzionerà. Probabilmente il termine bestia ingigantita dal bombardamento nucleare è ostrogoto per loro. Dopo un altro avvistamento di Godzilla, un giornalista di nome Hagiwara viene mandato a parlare con il dottor Serizawa che, a detta di alcuni suoi colleghi, è al lavoro su un progetto che potrebbe essere decisivo se usato contro il mostro. Scusate, questa la devo proprio dire. Per prendere contatto con Serizawa, Hagiwara chiede aiuto a Emiko e qui si scopre che la ragazza, teoricamente, dovrebbe sposarsi con Serizawa, mentre invece ha una relazione con Ogata. In questo piccolo triangolo amoroso, Ogata incoraggia Emiko a dire la verità a Serizawa, così da poter essere liberi di esternare il proprio amore. Senti però dillo a Serizawa di noi, ok? Voglio la coscienza pulita! Va bene. Guarda che mi fido, eh! Va bene. Prometti?
Va bene. Serizawa si rifiuta di parlare della sua scoperta al giornalista, ma la mostra invece a Emiko, facendole promettere di non dire niente a nessuno, tenendo un alone di mistero anche verso lo spettatore, a cui viene mostrata solo la reazione della ragazza. Trovo molto affascinante come il film affronti anche il tema della curiosità umana, che porta la sete di conoscenza e la voglia di sperimentare oltre limiti pericolosi. Lo vediamo per la prima volta con Yamane, che si trova in conflitto con l'idea di abbattere Godzilla, argomentando che invece di scoprire con cosa ucciderlo, bisognerebbe studiare cosa lo tiene in vita. Un ragionamento che risulta quasi ingenuo, visti i pericoli che questo comporterebbe per la popolazione, ma che lo scienziato stesso giustifica con la propria voglia di conoscere di più sull'unico esemplare di questo mostro. Serizawa, invece, incarna un tipo di studioso leggermente differente, ma in linea con questo pensiero, con questo conflitto tra il suo lato curioso e voglioso di esperimenti che lo ha portato a costruire l'arma e la sua voglia di essere utile all'umanità, che lo rende timoroso al pensiero di divulgare la sua scoperta, ma al tempo stesso lo ha fatto innamorare morbosamente dell'ordigno, nella speranza che prima o poi possa trovare un modo benigno di usarla. Va ad umanizzare lo stereotipo dello scienziato pazzo, del creatore d'armi, dandogli un'incarnazione sofferente, consapevole di ciò che ha creato, ma incapace di tornare sui propri passi, portato avanti dalla sua voglia di sapere e sperimentare sempre di più. Emiko torna a casa abbastanza sconvolta, proprio prima che Godzilla faccia la sua ricomparsa, con Yamane e gli altri che si fiondono a vedere cosa stia accadendo. Porca troia, donna! Ste spallette tue te le tiro come un estensore da palestra se non glielo dici! E qui vorrei ritornare sul tema degli effetti speciali. Da questo momento inizia quel che considero la scena madre del film, con Godzilla che si rivela in tutta la sua furia distruttiva, passando prima attraverso la linea di un treno, distruggendolo e schiacciandolo senza pietà, per poi portare un secondo attacco su Tokyo, dove il reparto degli effetti speciali dà il meglio di sé. Intanto trovo il lavoro messo sulla regia intorno al mostro davvero innovativa per i tempi. I registi sapevano benissimo dove andare a parare, e per nascondere il fatto che l'enorme mostro non era nient'altro che un attore in un grosso e pesante costume, hanno lavorato su effetti di luci e ombre per rendere le apparizioni ancora più sceniche e terrificanti. Non è un caso che Godzilla appaia solo di notte, per giocare sui toni neri del costume e sui riflettori. L'effetto è davvero impressionante, naturalmente essendo un film così vecchio si possono notare alcuni strafalcioni, come i cavi che reggono i piccoli modellini di aereo che vanno ad attaccare Godzilla, o il palese cambio di scena tra veicoli veri e modellini che si vanno a schiantare. Se notate bene, questo è addirittura caduto dal piano di lavoro. Anche se il costume ha i suoi limiti, tanto che per alcuni primi piani è stato usato un pupazzo meccanico che, devo dire, funziona abbastanza bene in alcune scene. Aspetta, ferma tutto, torna indietro! Ok, mi rimangio quello che ho detto, ma guardatelo, sembra un Carlino! La creatività messa dal reparto effetti speciali è davvero ammirevole. In una scena in cui Godzilla abbatte una serie di pali elettrici tramite il suo raggio atomico, queste strutture sono state costruite in cera per poi essere sciolte con ventilatori ad aria calda e illuminate con dei potenti riflettori che finisce per dargli un effetto molto simile al metallo fuso. Sebbene sia un trucco degli anni 50, ancora oggi lo trovo assolutamente geniale. Il risultato finale dà una vera e propria idea di devastazione, così impressionante per i tempi che alcuni spettatori rimasero persino troppo impressionati. In una scena in cui Godzilla rischia di abbattere un cinema della Toho, la casa madre del film, alcuni spettatori che stavano guardando la pellicola in quello stesso cinema sono corsi fuori dalla sala terrorizzati. Questo poteva solo accadere in tempi in cui gli effetti speciali erano davvero qualcosa di nuovo e mai visto. Oggi non potrebbe mai accadere che qualcuno corra fuori dalla sala del cinema in preda al terrore solo vedendo un film di Godzilla. Il risultato finale è una scena che è diventata parte integrante della storia del cinema. Con pochissimi e limitatissimi mezzi, gli addetti ai lavori di questo film sono riusciti a creare una scena che dà idea di distruzione e disperazione. Il tutto finito da impressionanti scorci dell'intera città in fiamme e dalle scene di morte che seguono, accompagnate da una musica corale di preghiera davvero toccante. Tutto questo costruisce uno stato emotivo perfetto per quel che il film vuole comunicare. Immaginate di essere negli anni 50, di essere un giapponese che ha vissuto la tragedia di Hiroshima e Nagasaki. Questo film, esattamente 9 anni dopo, va a colpire nel profondo, portando ricordi dolorosi di una guerra durata troppo a lungo e di una strage che ha segnato un paese che, nonostante le enormi difficoltà, cerca di rialzarsi, di continuare a lottare, ma sempre ricordando gli errori e la tristezza del passato, per affrontare il futuro con consapevolezza di cosa li ha portati a quel punto della loro storia.
Il tutto si chiude con le battute finali del film, che vedono Emiko e Ogata convincere Serizawa a usare la sua arma, rivelatasi essere l'Oxygen Destroyer, letteralmente un distruttore di ossigeno che soffoca le sue vittime in un ampio raggio d'azione, distruggendo la loro carne a livello molecolare. Dopo aver visto la distruzione portata da Godzilla, Serizawa decide di compiere il sacrificio finale, utilizzando l'arma, ma allo stesso tempo decidendo di portare il suo segreto nella tomba, morendo assieme a lui. Il film non vuole avere un lieto fine, tanto che la morte di Godzilla e Serizawa sembra quasi poetica e malinconica per come è stata costruita. Da una parte abbiamo il mostro creato dall'orrore nucleare del passato, e dall'altra uno studioso che ha dedicato la sua vita alla costruzione di un'arma identicamente orribile, e che decide di porre una fine definitiva ai propri errori per non causare ulteriori massacri dovuti alla sua avidità di conoscenze. Ma almeno così non avremo conseguenze disastrose causate dall'Oxygen Destroyer, giusto? Cos'è stato? Il film si chiude con una malinconica scena finale, in cui Yamane si chiede se Godzilla sia davvero stato l'ultimo della sua specie, e con i personaggi del film che danno l'ultimo saluto all'eroe sacrificatosi per loro. Oh, ma gliel'hai detto di noi a Serizawa alla fine? E sti cazzi, tanto è morto. E così finisce la mia analisi di Godzilla del 1954, un film che trovo davvero affascinante nonostante gli anni passati e che penso possa essere una grande influenza anche per i registi più moderni, vista l'attenzione messa nel creare una grande atmosfera intorno al mostro e con gli effetti speciali che sono al servizio della storia e non il contrario. Detto questo, è vero che il film ha anche un ritmo molto lento, il che potrebbe spaventare quelli un pochino più abituati a dei ritmi più attuali e più rapidi. Però penso che se siete appassionati di cinema dovreste vederlo almeno una volta nella vita. E poi chissà, magari potreste appassionarvi ai kaiju come me. Detto questo, vi saluto e ci vediamo in un altro mondo.